Bentornati su Celebrità dalla Turchia. Se amate le star turche e non volete perdervi nulla dei retroscena che contano, siete nel posto giusto. Prima di partire con il racconto di oggi, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e, se vi va di sostenere davvero la nostra community, cliccare sul pulsante Katil. È grazie a voi che riusciamo a portarvi contenuti sempre più esclusivi. Adesso accomodatevi, perché quello che sta succedendo ha già acceso la fantasia di tutti. In un panorama in cui le reunion tra celebrità vengono attese come piccoli eventi epocali, poche coppie hanno saputo conquistare l'immaginario collettivo quanto quella formata da Demet Özdemir e Can Yaman. Ciò che all'inizio sembrava una collaborazione puramente professionale si è trasformato in una delle storie più chiacchierate dell'anno. Un prestigioso marchio internazionale di profumi ha rimesso i loro nomi sotto i riflettori, insieme, in una proposta che sulla carta era semplice, ma che ha aperto la porta a qualcosa di più: indiscrezioni, sussurri, e la possibilità che dietro la macchina da presa si stesse accendendo un fuoco mai spento. Tutto è cominciato alcune settimane fa, quando il brand di lusso ha avviato una ricerca mirata. Volevano un duo che respirasse alchimia, una coppia capace di far sentire il profumo ancora prima di spruzzarlo, solo con uno sguardo, con un gesto, con un silenzio condiviso. Cercavano due volti in grado di imprimersi nella memoria come una nota di fondo che non svanisce. Non potevano sapere che stavano per toccare una storia fatta di emozioni non dette, di pause cariche di significato, di una complicità costruita nel tempo e rimasta sospesa nell'aria, pronta a ritrovare spazio. Le voci raccontano che Demet sia stata contattata per prima, l'offerta era chiara, il concept potente, la direzione artistica raffinata. Ma il dettaglio che ha cambiato tutto è arrivato subito dopo. Anche Can era nella rosa dei nomi, anzi, era il nome. A quel punto, il suo sì è stato immediato. Chi era lì giura di averla sentita pronunciare una frase che dice più di tante spiegazioni: se c'è lui, ci sono anch'io. La decisione di Demet ha scaldato l'aria, ma non è stata l'unica a sorprendere per rapidità. Anche Can, con il suo carisma magnetico e quella postura da uomo abituato a gestire il clamore, ha accettato il progetto. Con una condizione, assoluta e non negoziabile. Voleva un set raccolto, essenziale, niente eccessi barocchi, niente filtri superflui. Cercava verità, sincerità, intimità. Non inseguo il cachet, avrebbe detto con la sua schiettezza, mi interessa che questo lavoro abbia un'anima. E con me quell'anima non dovrà essere inventata, verrà da sé. Bastano poche parole per capire la direzione, non si trattava di un contratto firmato tanto per. C'era l'intenzione di costruire una narrazione che somigliasse a loro due, a ciò che sono stati e a ciò che, forse, potrebbero ancora essere. La notizia della loro collaborazione ha incendiato i social. In poche ore, i feed si sono riempiti di vecchi scatti, clip di scene girate insieme, fan art e ricordate nostalgiche. L'hashtag cancelletto Can e Demet è balzato in tendenza, e con lui una pioggia di commenti dal timbro emozionato. Qualcuno ha scritto è destino, sono fatti per ritrovarsi, altri hanno insinuato che la decisione di Demet non fosse casuale, se ha accettato, è perché sente qualcosa di più. Questo coro digitale, in continuo crescendo, ha alimentato la suggestione che il set del profumo potesse essere solo l'inizio di un ritorno più grande, una pagina mancante pronta a essere riscritta. Quando Demet si è presentata di recente a un evento pubblico, inevitabilmente la domanda è arrivata diretta: perché tornare a lavorare con Can? Lei, con la consueta eleganza controllata, ha scelto parole misurate ma pregne di sottintesi. Non filtro le mie scelte professionali con il metro della vita privata, ha detto, ma esistono persone con cui lavorare risulta naturale, come se il tempo non passasse. Can è una di quelle persone. Niente più, niente meno. Eppure quelle frasi, lucidissime e sobrie, hanno fatto più rumore di qualunque confessione impulsiva. Can, dal canto suo, ha preferito il registro dell'allusione. All'uscita da uno studio, braccato dai microfoni, si è limitato a una considerazione che suona come un sigillo: ci sono legami che non hanno bisogno di spiegazioni. Quella mezza riga, tanto asciutta quanto evocativa, ha lasciato aperte tutte le interpretazioni e insieme le ha complicate, come fa il profumo quando cambia sulla pelle.
Le riprese della campagna si sono svolte in un hotel affacciato sul Bosforo, all'ora in cui la luce sa essere carezza e taglio insieme. Chi era sul set racconta di un clima carico di elettricità gentile, di sguardi che si cercavano senza fatica, di risate smorzate a mezza voce, come se ogni gesto venisse istintivo. Un membro della produzione lo ha riassunto così: si percepiva qualcosa che non richiedeva parole. La loro comunicazione era fluida, naturale, come una coreografia provata 1000 volte eppure spontanea. C'è stato un momento, in particolare, che ha fatto trattenere il fiato a tutti. Una scena semplice, quasi un esercizio di minimalismo, nessun dialogo, nessuna musica, solo l'invito a guardarsi, a stare. Il risultato è stato così potente che persino i più cinici si sono ammutoliti. Khan ha spezzato la tensione con una battuta a bassa voce: non credo serva la musica, e Dimet, con un sorriso quieto, ha restituito una frase destinata a circolare ovunque: la musica è negli occhi. In poche ore quella linea è diventata virale, trasformandosi in citazione, didascalia, mantra. Quando il teaser è uscito, il boato del web è stato immediato. 30 secondi appena, ma costruiti con una precisione chirurgica. La pioggia sottile sulle strade di Istanbul, passi che si avvicinano e poi si sfiorano, il riflesso delle luci sulle pozzanghere, e quel momento in cui i loro sguardi si agganciano per dire tutto ciò che non si può dire a voce alta. In chiusura, una frase come una chiave di volta: alcuni profumi risvegliano memorie che non muoiono mai. Per molti è stata una dichiarazione in codice, un richiamo a una storia condivisa che non ha mai smesso di vibrare. Dimet ha accompagnato l'uscita del video con un post calibrato, di quelli che sanno dove colpire senza apparire eccessivi: a volte i progetti giusti arrivano nel momento perfetto. Khan non ha costruito frasi, non ha aggiunto slogan, ha lasciato un commento minimale, una sola parola che dice tutto e niente: cuore. È bastata quella parola per scatenare una tempesta di supposizioni, dediche, richieste di rivederli insieme in qualcosa di più grande. Da lì, il dibattito si è allargato oltre i social. I talk show hanno dedicato segmenti interi a rivedere fotogramma per fotogramma lo spot, a decifrarne la gestualità, a interpretare il linguaggio del corpo, persino a contare la durata esatta di quel contatto visivo. Gli opinionisti si sono divisi tra chi interpreta questa collaborazione come un bellissimo atto professionale e chi, con un sorriso sornione, intravede fiamme sotto la cenere. Ma in mezzo a questa euforia c'è anche chi non ha accolto la notizia a braccia aperte. Secondo indiscrezioni non confermate, la persona accanto a Khan in questo periodo non avrebbe nascosto il suo disagio. Un'amica avrebbe confidato che rivederli in quello spot è stato come guardare qualcosa di troppo reale, aggiungendo una frase tagliente: quello sguardo tra loro non sembra recitazione. Né Khan né Dimet hanno risposto a insinuazioni o domande sull'aspetto sentimentale, mantenendo una linea di discrezione assoluta. Ma una discrezione che, paradossalmente, nutre il mistero. Mentre il clamore cresceva, le voci di corridoio si sono fatte più precise. Una grande piattaforma di streaming starebbe valutando l'ipotesi di riportarli insieme in una serie romantica, una di quelle storie che sanno accompagnare il pubblico settimana dopo settimana, facendogli credere che certi incroci non siano semplici coincidenze. Un giornalista ha parlato di contatti preliminari, di conversazioni avviate, di un cauto ottimismo nell'aria. Nulla di ufficiale, certo, ma neppure un fuoco fatuo. Sarebbe la naturale evoluzione di questa scintilla professionale? O al contrario, un modo per approfittare dell'onda emotiva, trasformandola in un progetto che lascia il segno? Le riprese della campagna si sono chiuse con un'immagine che i paparazzi non si sono fatti scappare. È durata un istante, ma ha l'intensità di una pagina sottolineata. Dimet e Khan si sono salutati con un abbraccio che non aveva teatralità, solo calore, come quei gesti che si fanno senza pensarci. Khan si è avvicinato e le ha sussurrato qualcosa all'orecchio. Nessuno ha captato le parole, ma il sorriso che ha affiorato subito dopo ha acceso un riflesso negli occhi di entrambi. In rete, la fotografia di quell'attimo ha generato una scia infinita di commenti: Khan e Dimet, una storia che non finisce mai. Che cosa c'era in quel saluto? Un arrivederci? Un grazie? Oppure la promessa di rivedersi presto, davanti a una macchina da presa o lontano da qualsiasi obiettivo?
Sono domande che per ora restano sospese, come note nell'aria. Intanto, la campagna continua a macinare visualizzazioni e a farsi riconoscere a distanza. L'idea di un profumo che diventa memoria viva ha trovato due interpreti perfetti, capaci di tradurre in immagini la grammatica dell'emozione. La regia ha scelto di inseguire il dettaglio, il battito delle ciglia, il modo in cui una mano si ferma e poi riparte, la lentezza di un respiro che si sincronizza con un altro. Tutto per raccontare una verità semplice eppure potentissima: certe presenze non si dimenticano. È questo il motivo per cui la loro alchimia risuona in chi guarda? O è il pubblico a proiettare su di loro una malinconia bella, fatta di ricordi e speranze? Ciò che rimane, per ora, è una sensazione condivisa. Questa non è stata una mossa qualunque. È stata una scelta coordinata, quasi coreografata, nella quale ciascuno ha portato la parte più curata di sé, restando tuttavia poroso, aperto, vero. E quando la realtà si mostra così, il confine tra professione e sentimento perde contorni netti. La verità, forse, sta proprio in questo equilibrio: due professionisti che sanno lavorare insieme come pochi, e due persone che, anche nel silenzio, continuano a trovare un ritmo comune. Una scena, un profumo, una città che fa da cornice, e il resto lo immagina chi guarda. Voi che cosa pensate? C'è qualcosa di più in questa reunion o è il pubblico a vedere quello che desidera vedere? Ditecelo nei commenti, vogliamo leggere ogni vostra teoria. E se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, iscrivetevi e sostenete il canale cliccando su Catil, è il modo migliore per permetterci di tornare con nuove storie, nuovi indizi, nuovi momenti da vivere insieme. Restate connessi con noi di Celebrita dalla Turchia. Questa è solo la prima nota di una melodia che potrebbe durare molto a lungo.